Mazzantini è la nostra interprete, che si siede là. Which going to help make up for my poor Italian. Madam, Mrs. Brooks. Mrs. Brooks, if you want, there is a seat here, if you want. As you like. You should sit while you can. That's it. Now, as long as This is for you. Ok. Allora, grazie a Terry Brooks per essere venuto e averci onorato della sua presenza al Press Café 2016. Io parto subito io con una domanda e poi vi lascio la palla che, come ci siamo detti, le regole di ingaggio sono quelle che ci siamo detti prima. Nel 2010 lui fu ospite a Lucca Comics and Games. Puoi fare un po' più dietro dopo a poco, perché sennò non pare tanto, grazie. Nel 2010 lui fu ospite a Lucca Comics and Games. Noi subito dopo l'edizione facemmo un'intervista per il nostro sito e lui disse: non vedo l'ora di ritornare. Ci abbiamo messo un po' per farlo ritornare, sono passati 6 anni e volevo chiedere cosa è successo a Terry Brooks in questi 6 anni di particolare e quali sono le prime 2 cose, 3 cose che lui vorrebbe dire: in questi 6 anni sono cambiato così perché mi sono successe queste 2 cose. What's happened to Terry Brooks in these 6 years you've been away from Lucca? 2, 3 things that make you say, oh yes, my life has changed for this. pasta, vino. How your life Oh, that's right. That's not how my life has changed. That's what I love. Let's see, Shanghai Chronicles didn't exist. 2010. E le cronache di Shannara non esistevano nel 2010. I've written 6 more books. Ha scritto 6 libri in più. I'm getting ready to end the series. Si sta preparando a finire la serie. Looking forward to season 2 of Shanghai Chronicles sometime mid-year next year. Sta aspettando la seconda serie delle cronache di Shannara qualche metà dell'anno prossimo. Found out what it's like to work closely with people in the television industry. E si aspetta di lavorare a stretto contatto con le persone nell'industria televisiva. See. Okay. Manu Bennett. Ok, domande. Chi la fa per prima? Volevo chiedere, appunto ha parlato di Shannara Chronicle, che tratterà tra il libro come tempo temporale delle pietre di Shannara, della canzone, e ha detto che appunto ci sarà questa come copertura. Ha intenzione più avanti, dopo aver finito la nuova trilogia che concluderà il ciclo di Shannara, di magari ritornare e scrivere un libro su questa parte, sul buco che c'è tra questi 2 libri? Le pietre di Shannara e la canzone di Shannara. Come back and write a book that fills the gap between them as soon as you finish the actual trilogy? No. I am writing in the future of Shannara, and I'm not going to go back and pick up what the TV show decides to do. Quindi lui sta scrivendo del futuro di Shannara e non ha intenzione di tornare indietro e di riprendere quello che lo show televisivo sta facendo. Explain something. For me, the books
are the books. TV show is a TV show. Two separate things. Quindi per lui, lui dice i libri sono i libri, le serie televisive sono serie televisive, sono due cose distinte. Infatti era per quello, visto che manca un libro, un qualcosa che appunto copre questa parte, era per questo se nel caso sarebbe tornato, non tanto perché c'è la serie televisiva che lo fa, ma proprio perché manca un libro. There is a gap that is covered by the books, not by the book. So that she was asking, is what she was asking. The gap is intentional. Okay. And I do this all through the series. If you've read the books or you know anything about them, then you know that I will write about one family in one time period, and then I'll go ahead 100, 200, 300 years and write about their descendants. And that's the way I like to do my historical sagas. Il gap è intenzionale e succede per tutte, diciamo, attraverso tutti i libri che ha scritto, tutte le trilogie che ha scritto. È una famiglia e poi dopo 100, 200, 300 anni scrive dei discendenti lasciando il gap. If I go back and fill in the gaps, I won't live long enough. Se tornasse indietro a riempire ciò che è rimasto vuoto, non vivrebbe abbastanza. Della chiusura, diciamo, della serie di Shannara, cioè dei prossimi libri, sia in Legacy of Shannara che in Defenders of Shannara, ha ripreso molti dei, diciamo, vecchi concetti sia delle pietre che della canzone, riportandoli a nuove trilogie con nuovi personaggi. È un ciclo che vuole chiudere con una prossima trilogia riguardante gli eredi, o semplicemente è un ritorno a spiegare alcuni meccanismi dei libri precedenti, non meccanismi riguardo i personaggi, ma meccanismi riguardo proprio l'ambientazione, come la fusione delle famiglie di Onsford. Ti chiedo perlomeno per capire meglio io, se ho capito bene la domanda. Quindi praticamente la trilogia attuale... Lui ha scritto le ultime due trilogie, che cosa fanno? Prendono elementi sia della prima trilogia, prendono elementi delle pietre e li razionalizza, cioè aggiunge informazioni e ripercorre la storia. L'ultima chiude, diciamo, riporta alla canzone di Shannara alcuni elementi e chiude, diciamo, un discorso sulla spada di e la canzone di Shannara, che appaiono entrambe nel terzo libro. No, I am not voting for Trump. Either with the Stones and with the song. Are you going to do another trilogy to get them involved again? This is a long answer. I'll try short. I'll try short. I'm writing a 4-book set that will conclude the entire series. What I've been building towards for, 50 years. But I want to write it before I'm dead, or else Brandon will write it for me. That usually gets a laugh. All right. The point is that I feel it's important, after this many years of working in the series, that I write this ending while I'm still able to do so, because I have an ending in mind. Okay. And I don't know if anyone's getting that or not, but... Scusa, tu non devi piegarti, sennò ogni volta impalli lui. Però ragazzi, lei deve tradurre. Sì, provate a tradurre. No, sposta il tavolino un po' verso di te, così. Perfetto, grazie. Ok, lui sta scrivendo praticamente questa serie di libri che conclude questa, diciamo, come hai detto te, questa
questo rapporto che c'è. E praticamente intende scriverlo finché ne è capace e quindi dare una conclusione come si dice, dare una conclusione logica al rapporto che c'è tra queste tre serie. So this whole canon of books is about the cyclical nature of life, about science replacing magic, magic replacing science, and again, because history is cyclical. That's the way it goes. And so I want to write something about how I see this whole world after the destruction of the old world, how this new world of Shannara comes to its conclusion at the point where I feel like we're starting over again. Thank you so much. Hope that was somewhat clear. Quindi praticamente lui cioè questi libri trattano del ciclo della vita, da come dalla scienza siamo passati alla magia e viceversa, dalla magia alla scienza. E siccome ha scritto tutti i libri che ha scritto in questa ottica, ha deciso di fare una conclusione per vedere dove la storia di questo mondo poi porterà in fondo. Grazie. Salve, sono Michael del Bosone, volevo avere una serie TV che è stata migliore rispetto a come lei l'aveva pensato originariamente. Is there a scene in the TV show that was better than what you have imagined in your books? How you had imagined? There were scenes in the first season that were not in the books that I thought maybe could have been in the books and would have been wonderful. Ci sono state scene nella prima serie che non erano nel libro, ma che ha pensato che avrebbero dovuto essere nel libro perché ci stavano bene. The scene in the caves of Paranor where Alanon brings the codex out of the wall was terrific. I loved that scene. La scena nella caverna di Paranor dove Alanon non l'ho visto, quindi non so come tradurre bene, comunque quella è stata terrificante. The scene where Eritrea has Will in the bathtub and we're waiting to see what's going to happen. Yeah. That was very good. Thank you. Salve, io sono Alessandro Perde. Comanda il microfono. Vai. C'è il microfono in mano, devi fare Scusa, Giacomo Schiatrelli, Serial Click. Io volevo domandare semplicemente se qualcosa della serie televisiva non le è proprio piaciuto, cioè se le è piaciuta al 100% oppure se avrebbe cambiato qualcosina, anche stato qualche piccolo dettaglio, visto che comunque è stato anche il produttore esecutivo, mi interessava sapere questo, insomma. Grazie. As an executive producer, did you like everything in this TV series, or there is something you would have changed? What do you think? Io domando. I didn't like everything. Non gli è piaciuto tutto. I think I would like everything because my feeling about the TV show is that the writers knew from the beginning that they could change the story and that they could take steps beyond what I did and they could make it a different experience. Quindi praticamente lui se l'aspettava perché la serie televisiva cambia la storia, la prendono proprio per fare questo e quindi per forza c'è qualcosa che non va. But I think that film is film, books are books. I felt the filmmakers should have the ability to make the recreation of the story in the way that they felt was best for their medium, for their work. So my job was to stay out from underfoot. E come ha detto prima lui dice il libro è una cosa e le serie tv sono un'altra. Quindi lui pensa che chi ha scritto il film avesse dovuto essere lasciato libero di farlo perché la ricreazione del film si adattasse bene al medium appunto del film.
Quindi il suo lavoro era quello di stare fuori da... But I believe that when you work with another form of art, whether it's drawing, painting, filmmaking, you should trust the people you're working with to do the job. And you shouldn't have to stand there and say, yes, yes, no, no. I don't think that's my job. Quindi penso che quando si lavora con un altro tipo di video, un altro tipo di arte, come film, altri tipi, devi avere fiducia nelle persone che lo fanno e non metterti a dire sì, questo no. Grazie. Io sono Alessandro Pacifico di Gattonerd. No, io invece volevo sapere quanto il signor Terry Brooks era stato coinvolto nella scelta degli attori e nella caratterizzazione dei personaggi all'interno della serie televisiva. He asks how much you make in the choice and the study of the actors and in the characterization of the actors in the TV series. Another hard question. I was consulted about the choices. I did not think that I was qualified to say that's not a good actor or actress. What do I know? I was qualified to say, yes, this looks like the character, this could be the character, but you have to be careful because you don't want to say, Manu Bennett, no, he's not 7 feet. That to me makes no sense. You want somebody who inhabits the character and makes that character come alive. And for me, those actors all did that. Allora, lui è stato consultato per la scelta degli attori e mentre non pensa di essere qualificato per dire se è un attore più o meno bravo, chiaramente lui ha dato il suo parere sulla appropriatezza dell'attore, di come l'attore abitava il personaggio, quindi di come l'attore avrebbe caratterizzato, anche da un punto di vista fisico chiaramente, il personaggio che andava a interpretare. E secondo lui tutti gli attori erano scelti bene. I will add one thing to this. All of the actors, all of them, who died, asked if we could find a way to bring them back. No. Tutti gli attori che sono morti, il cui personaggio è morto, hanno chiesto il modo, cioè se sarebbero ritornati indietro, ritornati in vita. No. Molto simile a questo, se c'è un personaggio che meglio di tutti caratterizza, proprio come l'aveva visto nel momento della scrittura e così l'ha visto poi in televisione. Was there a character that from the start matched perfectly the character you had in mind when you wrote the book? When I write books, I don't have a clear visual on my characters. This is hard to understand, but that's not important to me. The way they talk, the way they move, what their choices would make, so that I have a strong sense of how they would behave is more important than their physical look. So I never went into this saying, we need Mel Gibson. We need Manu Bennett. We need Poppy Drayton. Never once did I think that. For me, when I think of those characters now, and what they did in season 1, that's sort of who they are now in my head. They are those characters. I told the actors this. I told Poppy I'd never think of anyone else again as Amberly but her. Quando lui scrive i libri non ha una visione chiara di come appaiono i personaggi. A lui non importa di come parlano, di come il loro aspetto, importa di come si comportano fondamentalmente.
Quindi quando poi nelle serie televisive non dice ah per quello ci vuole Mel Gibson, ah per l'altro. Per lui ora i personaggi dei suoi libri sono come quelli che ha visto nella prima serie, fondamentalmente. Salve, Carlo Imbrucato, Fantasy Magazine. Alcuni di noi, leggendo gli ultimissimi libri, hanno notato una piega un po' più cupa, un po' più pessimista. Ci chiedevamo come mai e se questa è una scelta momentanea o perdurerà anche nei prossimi libri. They have noticed darker and more pessimistic point of view in them. She asks whether it will go on in the next books also, or if it's only just a bit. No. My dark period has passed. You know, I'm aware that the Afterglow period was very dark. That was very dark. But the last three in Defenders, less so. The personal stories of Paxson and the other members of the families that interacted and fell in and out of love. These were love stories. In my mind, they were love stories, offbeat and different, but they were love stories. And it was a very personal series of books, as opposed to the ones that were that big sweeping epics. No, il suo periodo scuro è passato e quindi praticamente negli ultimi 3 libri le cose andranno meglio fondamentalmente. Ha detto che ora io non conosco i personaggi, quindi come ho fatto? Le storie diciamo che sono state scritte, i rapporti diciamo interfamiliari erano storie d'amore. Lui perlomeno le vedeva come tali, ecco, in un certo senso. I'm back to writing big sweeping epics again. E quindi tornerà a scrivere come prima. Basilari, come è nata l'idea di Shannara? Che cos'è il fantasy per Terry Brooks? E se Terry Brooks come scrive? Ha un metodo? Scrive di mattina presto? Eccetera. I have 3 questions. How was the idea of Shannara? How that idea came to your mind? Then, what's the fantasy for you? And if you got a method of writing, if you read early in the morning or what else? I'll take the easy question first. Yes, I write early in the morning. This is because I am old, and by 3 o'clock I'm brain dead. You know, it has to happen when I wake up, or it's not going to happen for me in writing. Scrive la mattina presto perché quando poi arriva sul tardi non ce la fa più con la testa, quindi deve essere la mattina presto per lui scrivere. Is a lesson for me. When I wrote in the beginning, I wrote at night, and on weekends I had children, and I had a life with a job, and all of that. And I always thought it would be like that. E prima lui scriveva di notte, quando ha iniziato a scrivere perché aveva giustamente bambini, aveva un lavoro e scriveva di notte e nei weekend. E pensava che sarebbe sempre andata così. I also always thought I'd write the same kind of book, but I didn't, because I changed the way we do when we get older and we have different impetuses. E pensava anche di scrivere sempre gli stessi libri. E invece no, nel senso perché le cose cambiano e quando si cresce poi veramente cambia anche lo stile. Yeah, I missed the second question, but I'll go back to the first one. The impetus for the Shannara books was I started writing them when I was in
law school, going to study law. I was, what was I, 23, 24, something like that. So everything that I had read that I loved kind of went into that story. Obviously, Tolkien's format, a Tolkien story, but also the European adventure story writers. Also, I was like, some Walter Scott, and so on. Also, the American writer, William Faulkner. thank you, William Faulkner, writing about small town politics and lives where families interacted, and the old guard, the money rich, the landed gentry was slowly being crushed by the trailer trash. Newcomers, unscrupulous people, and secrets were destroying them, secrets within families, and the stories of families. I better stop there, huh? Praticamente lui ha iniziato a scrivere i libri di Shannara quando aveva 23 anni, e in quel libro c'è andato a finire praticamente tutte le cose che amava. Tolkien, Dumas, Alexandre Dumas, e diciamo ispirazione dallo scrittore americano William Faulkner, ma anche e soprattutto riguardo alla politica, al modo in cui diciamo la vita, diciamo, e i poveri venivano schiacciati, venivano manovrati dalle persone ricche e così via. I wanted to write about the coin, science, magic. Two sides, same coin. Works the same way. Magic works the same way. You don't know what it's going to do all the time. Good, bad, unexpected, all possible. There are rules, but the rules don't always apply. And there's always a price when you use it. Always. And with magic, you can use it, but you're going to pay a price of some sort. Ed è come le due facce della medaglia, doveva scrivere della scienza e della magia, del bene, di ciò che è buono, ciò che è cattivo, e di ciò che non è, di ciò che è inaspettato, e del fatto che c'è sempre un prezzo da pagare. Anche con la magia arriva sempre il momento in cui devi pagare qualcosa. What's the fantasy? Sì. Che what's the fantasy for you? What is the fantasy? Oh, what does fantasy mean to me? Yes. Well, fantasy for me is another way of looking at the real world. In some cases, it's the way the real world is, in many ways. But when I'm writing fantasy, I'm really telling a story or a series of stories about what I see in our world and in our lives. And I was taught early on by my editors, I think, mostly my first editor, Lester Del Rey, that in order for fantasy to work, it has to approximate reality. And it has to feel that, given the boundaries that you've set up, it could be real. If you don't buy into the story as being a real story, you don't feel the characters are real, fantasy doesn't work. Allora, praticamente per lui fantasy è vedere il mondo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. E praticamente il mondo in maniera differente. E raccontare una storia fantasy, scrivere fantasy, raccontare la storia riguarda quello che lui vede nella vita reale di tutti i giorni. E parlando con il suo editore, praticamente sono arrivata alla conclusione che il fantasy deve approssimarsi al reale per essere poi capito, per essere poi compreso. È qualcosa che potrebbe essere reale. If you don't
care about the characters in any story, it doesn't work. It's bad. You have to care what happens to these people. And if something bad happens, you have to feel bad about it. And if something good happens, you have to feel good about it. And they have to behave in believable ways. That's the key to what fantasy is. It's just that it incorporates elements of life that are not directly familiar to the lives that we don't have fantasy in our lives in the sense that there's magic or there's or that there's talismans or that there's strange creatures, but we have things that approximate that in real life, and I think that's what you're trying to get close to. Una delle chiavi del fantasy è avere cura e soprattutto far sì che ciò che accade ai personaggi che si scrivono importi. Se a un personaggio succedono cose brutte, te devi dispiacerti per questo personaggio. È una cosa fondamentale. E al pari di incorporare elementi della vita reale in un contesto che effettivamente reale non è. Giustamente il fantasy non è reale per noi. Però incorporando elementi si dà la verosimiglianza. World of Tomorrow? Well, theoretically, that's what could happen if everything went bad, is that we regressed back to a medieval state of life and science was replaced by magic. That's the premise of that. But it's mostly mostly it's a cautionary kind of story about how we have to always be aware of what's possible and avoid the things that are really destructive. I'm not sure we're having any luck with that. Allora, teoricamente è possibile, è una predizione del mondo come sarebbe se tutto andasse male. Ritorno quindi a una società medievale con appunto la perdita della tecnologia, ma soprattutto è una presa di consapevolezza del fatto che bisogna essere sempre consapevoli delle energie distruttive che possiamo usare, cosa che effettivamente non ci sta riuscendo. Lucca De Benedictis, gdronline.com. Farò una domanda un po' più frivola. Vedremo mai Terry Brooks nella serie TV un cameo, una piccola parte per lasciare anche una traccia, diciamo, visiva nella creatura televisiva, ecco. I have to keep saying this. No. I doubt it. I don't have any particular desire or need to be a cameo in my own show. I'm happy just to be the writer of the books. That's fine for me. But maybe if they make me a troll. No, o perlomeno ne dubita. Non ha alcun desiderio di apparire nelle serie televisive, si accontenta di essere lo scrittore che ha fatto i libri. Domande? Io avrei un'altra domanda sulla produzione letteraria, nel senso, Nest Primark e i Cavalieri del Verbo, che sono una trilogia, la trilogia del demone, apparsa anche pubblicata in Italia in maniera indipendente da Shannara, come si colloca dal punto di vista narrativo? Ok, sì, è considerabile a tutti gli effetti parte dell'universo narrativo di Shannara sotto forma di prequel. La trilogia del verbo e del vuoto sarebbe il nome in italiano, ma in inglese non mi ricordo. La trilogia del demone hai detto? Il verbo e il vuoto, il demone, non mi ricordo il titolo in inglese, Nest Freemark. Running with the Dream. Okay. Running with the Dream. How
universe? How is yeah? All right. So how is Word and Void connected to the genre series? Loosely is the best way to describe it. It is the world of the genre as it might have been before everything went bad. You know, it's right at the cusp when the Word and the Void are at war with each other, the Knights of the Word, Demons of the Void, and the balance is tilting. But we don't know which way it's going to go. And of course, Nest Freemark is the catalyst for what might change everything. But she comes out of it all right. And then we see, again, skipping ahead, then we're in the prehistory of Shannara, before there are any Shannara or anything else. And we see kind of what the world might have been like if everything went bad. So it's not a real strong connection. La connessione non è fortissima, probabilmente questa trilogia è come sarebbe stato Shannara se fosse andato tutto male. Ok? Si parla qui del bilanciamento, diciamo, tra i cavalieri del verbo e i demoni del vuoto, okay? Però effettivamente dice come relazione è proprio quella. La preistoria riguardo a Shannara. Altre domande? Il signor Brooks ha scritto 50 sfumature di Shannara per i capi di MTV per spiegargli che mostrare il sesso, in questo caso nella serie televisiva, non è sempre necessario. Lo condividerà mai con i fan questo trattato? She has written 50 Shades of Shannara. To explain the TV series creators that showing sex in the series not. Everyone asks about that. Will you show them to the broader audience? Well, 50 Shades of Shannara it's sort of a joke. You know, I wrote a little polemic to the writers, which explained my views about sex. It doesn't take long, obviously. So what I told them was that it doesn't work in fantasy if it isn't the heart of the story to have people throwing their clothes off every 5 minutes. To me, it's a waste of time and it doesn't advance the story. Everything should advance the story in a meaningful way. Now, I'm not saying that I think sex is a bad thing. I'm just saying it needs to be used judiciously because the act itself is once and it's done. That's it. It's the tease that we care about. Will he? Will she? Is he? Will he? So forth. That's what everybody is interested in to tune in on in the next episode. Is maybe next time, right? Maybe next time she'll keep him in the tub. You know. At any rate, so that was the idea because there were some suggestions that we might have people tumbling into bed in episodes 1 and 2, and I said, there's none of that in the books. They're not in there. It's not in there. So I just wrote that to say, you know, keep it for the end. Keep it for the last scene. Limit it in a way that makes sense for the storyline rather than just, you know, this is a good time because I think at MTV they have a kind of mindset that teens are hormonal and they need to have that hormonal urge satisfied by the occasional sex scene. And I just said, no. Ovviamente questo 50 sfumature di Shannara è una polemica che praticamente illustra agli scrittori della serie televisiva ciò che lui pensa del sesso. Le scene, diciamo, le scene di sesso dove i personaggi si tolgono i vestiti a ogni pezzo spinto, no, non va bene, perché non fa avanzare la storia in una maniera sensibile e ragionevole. Quindi ha detto, le scene di sesso, ma la storia deve avanzare in un modo ragionevole.
anche se è ben consapevole che gli ormoni vanno delle persone che poi guardano la serie televisiva poi vanno soddisfatte in un certo senso. Voglio IT. Solo una domanda veloce, l'Endover ci tornerà mai sopra o ha qualcosa ancora da proporre sulla storia? Landover is on hiatus. I had hopes that they would make the movie. I now feel that that probably isn't going to happen. The powers that be at Warner Brothers seem to have lost interest. So right now I have another set of books I need to do first. But I think given the way things are going, I probably will do something now in Landover in the next 5 years. And maybe more than one thing. I don't know. It's harder for me to think very far ahead now because it takes so much effort just to do a book. I think that I didn't think that would ever happen. And I would always be the same, but I find it's harder to write books than it used to be. And it takes more effort and time to get it right. Allora, praticamente per Landover sembrava che ci fosse interesse per fare una serie televisiva, ma ora sembra che la Warner Bros. Abbia perso, diciamo, questo interesse. Però si dice, ora sta scrivendo tutta un'altra serie di libri, però pensa che nei prossimi 5 anni tornerà su Landover. Però non lo sa perché ora scrivere libri è più difficile di prima per lui, veramente, quindi però penso di sì, ecco. L'ultimissima allora, facciamo proprio velocissimo.